Ce la fai, va? Ce la fai? Piano piano. Ormai sono 2 settimane e mezzo che il mare è mosso di continuo, non riesce nemmeno a dargli tempo di fare un minimo di scaduta. Piove a dirotto da giorni, oggi forse è l'unico giorno in cui si potrebbe pescare. Ieri mio padre è andato a pescare a surf casting e purtroppo ha preso una piccola storta al ginocchio, quindi oggi guidiamo noi, lui viene con noi perché non può stare anche lui senza il mare. Dai, piano piano. Adesso ci incamminiamo come al solito per cercare un posto dove il mare possa essere buono per pescare. Il colore dell'acqua è giusto stavolta, speriamo che non venga a piovere e che il pesce stia girando. Un bel innesco voluminoso, la torpille a battere sull'esca, vediamo che succede. Più zone, eccolo qua, preso, piccolo, via. Eccolo qua, ancora piccolo, si rilascia. Vai. Infatti ce l'ho, attaccato. Ah no, saraghi piccoli, raga, saraghi piccoli. Eccolo qua. Vai. Ragazzi, ora pescheremo un po' da qui su. Qui dove si forma la schiuma siamo a circa 8-9 metri d'altezza. Qui il fondale è ancora più basso. Accorcio il terminale, c'è circa 1 metro, 1,30 m, insomma 1,20 m. Eccolo raga, preso un saraco. Sapevo che era un saraco. Andiamo da sopra. Eccolo qui. Oh là. No, piccolo. Davvero bellini. Dai, lo rilasciamo più in là. Vai. Ma è piccolo. No, che piccolo. Che si mangia? È piccolo. Eccolo ragazzi, preso. Un altro saraco. Ehi. Dai. Piccoli. Rilasciamo anche questo che è piccolissimo. Dai. Eccolo. Un altro saraco. Questo è un po' molto più bello, raga. Molto più bello, molto più bello. Dai, vieni su, non lo devo perdere, raga. Bello questo, Un saracone, vieni su, vieni. Wow! Dai, calma. Vi assicuro che ci sono ancora più grandi. Bel saraco, davvero. Ragazzi, sono esattamente le 2:30, tempo di portare mio padre a fare la visita all'ospedale. Sono tornato a casa, ho pranzato e adesso subito siamo riscesi. Stiamo aspettando Alberto che ci dovrebbe raggiungere a momenti, è uscito da pochissimo da scuola. Il mare sta aumentando di intensità, davvero un mare spettacolare anche per praticare il surf casting. L'acqua nel frattempo qui sullo spot è diventata molto più torbida. Iniziamo a pescare qui, poi magari quando arriva Alberto, se non ci sono le condizioni, ci sposteremo. È arrivato Bertone come al solito. Ci spostiamo perché davvero nessuna tocca. Sto già pescando da circa 10 minuti e l'esca non la calcolano proprio. Si è alzato un vento fortissimo e il colore dell'acqua purtroppo è cambiato radicalmente. Ci siamo spostati all'interno del porto, l'acqua ormai già si incomincia a fare marrone ovunque, nera ovunque e qui ancora mantiene quel colore verdognolo. C'è un po' di risacca, ci proviamo. Eccolo ragazzi, bel saracotto, anche interessante, Alberto. Eccolo, dai, opla, bello. Ci spostiamo di nuovo, l'acqua purtroppo si è fatta nerissima. Proviamo sulla lungomare, è l'unico posto ormai che più o meno c'è rimasto per tentare. Mamma mia, le tocche sono invisibili, ma che pesci sono? Ah no, sono sarache, sì. Sono sarache, sono sarachi, piccoli però. Dai, lo rilasciamo,
Vai, bello. Abbiamo provato anche sullo lungomare, non è uscito nulla di buono, abbiamo preso solo un saragotto. Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione la pagina Instagram del canale, ma anche la pagina Instagram di Berto, ok? È il nostro primo promoter ufficiale della pagina. Tra le altre cose ci siamo conosciuti durante un meeting che feci una domenica proprio qui al Porticciolo. Poi vabbè, abbiamo stretto amicizia. Molto probabilmente ci proverò domani da solo di nuovo, sperando che il colore dell'acqua si sistemi un po' in nottata e che il mare diminuisca di intensità. Noi ci riproviamo domani. Stamattina il mare fuori è pressoché in tempesta e quando si creano queste condizioni dove fuori è veramente impraticabile, arriva il momento in cui mi rifugio quasi sempre all'interno dei porti. Il colore dell'acqua qui è verde in alcuni punti, in altri punti marroni, quindi c'è un po' da capire dove lanciare per bene le nostre esche. Preparo la canna e ci mettiamo in pesca. Ora, visto che si produce soltanto risacca, utilizzerò un galleggiante con la forma molto più affusolata, anche molto più leggero. Questo è di 10 grammi, quindi per stamattina non utilizzeremo i nostri galleggianti autocostruiti in tappe di sughero. Eccolo qua, eccolo. Sarago, sicuramente. Bello. Ehi. Un bel sarago, Eccolo. Il sarago è il pesce che più mi affascina tantissimo, davvero tanto. Cerco di ingegnarmi sempre per cercare di farne il più possibile e ovviamente di prendere quelli più grandi, che è un po' la missione che dovremmo avere tutti quanti, cioè cercare di prendere i pesci più grandi, fare selezione. Comunque adesso lo rilascio, che è bello attivo, tiene ancora tutte quante le spine dorsali alzate, bello davvero. Vai. Stiamo utilizzando adesso un amo dell'1 e sta facendo lavorare ovviamente il galleggiante nella risacca insieme alla schiuma. Qui sarebbe stata fondamentale per esempio la pastura. Il problema è rimediare le sarde, non sono semplici da recuperare, insomma. Ragazzi, ho ferrato all'improvviso e questa è una spigola, se non mi... Ah no, un sarago. Eccolo qua, vieni. Un altro bello. Avevo calato il galleggiante in acqua, il tempo che stavo accendendo la GoPro è partito. Eccolo qui ragazzi, il secondo, come il primo, nulla di più, nulla di meno. Dai, lo rilasciamo subito. Bel saragotto. Vai, lo rilasciamo sempre di qua, Vai. Partito velocissimo. Oh, ai. Tenevo la canna tesa. Eccolo qua. Eccolo raga, eccolo. Oh. Bello questo, Bello questo. Vediamo di non perderlo. Bello. Vieni. Eccolo. Sì, questa è una tecnica che quando ci sono sotto non te ne esci, Ragazzi, bei saraghi davvero, però lo voglio rilasciare comunque. Li senti? Eccolo. Infatti. Sono così, raga. In mezzo a questi ci sono ovviamente anche quelli più grandi. Vai. Un'altra discesa, pesci piccoli. Pesci troppo piccoli, raga, eccoli qua. Sono loro. Sono saraghi troppo piccoli così. Stavamo tornando a casa, ci siamo fermati per vedere il mare, ma è veramente altissimo, Wow. Diciamo che la soluzione di andare all'interno del porto mi ha ripagato. Ho fatto uscire bei saraghi discreti. Non è uscito quello veramente grande, il big. Speriamo nel periodo freddo per prendere anche qualche bella spigola. Ci proveremo molto probabilmente in costiera appena farà la scaduta, perché stanotte porta onde alte anche 3-4 metri. Veramente esagerato. In ogni caso ragazzi, continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, continuate a seguirmi su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link per trovarmi sui social e io vi do appuntamento in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!